Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come realizzare questa graziosa mongolfiera che potete rendere anche rigida semplicemente mettendo degli spiedini qui, rivestendoli con il filo come vi farò vedere, e poi andate a bloccare con la colla a caldo, oppure potete fare delle semplici catenelle così come ho fatto io, la potete appendere se terrà tesa. Se invece volete che sia già tesa da poterla poi applicare sul tavolo già in questo modo o su una superficie piana, andate a realizzare la parte con gli stecchini. Basterà rivestire lo stecchino con il filato e poi andarlo a posizionare sia all'interno qui della mongolfiera che all'interno del cestino. Il cestino lo potete fare sia quadrato così come ho fatto io. Se non riuscite a farlo andate a vedere lo schema che ho messo sotto nelle informazioni, oppure potete farlo semplicemente tondo, come preferite. Andiamo a vedere come si fa. Per realizzare la mia mongolfiera vado ad utilizzare un uncinetto 3,5. Prendo il filato celeste e vado a fare un anello magico di 6 maglie. Stringo l'anello e vado a fare un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie un aumento e saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie un aumento e saranno 42 maglie basse. Ogni 6 maglie un aumento e saranno 48 maglie basse. Ogni 7 maglie facciamo un aumento e saranno 54 maglie basse. Ogni 8 maglie facciamo un aumento e saranno 60 maglie basse. Ogni 9 maglie facciamo un aumento e saranno 66 maglie basse. Ogni 10 maglie facciamo un aumento e saranno 72 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri 72 maglie basse. Ora andiamo a sostituire il filato celeste con quello bianco. Naturalmente i colori li potete fare come volete, lo potete fare anche a righe, andate a cambiare magari ogni 6 maglie, cambiate il colore, quindi lo fate a righe, lo potete fare tutto di un colore, come preferite. Io vi indico questo, poi potete fare anche alternati colori, 5 di questo e 5 dell'altro, decidete voi come volete andare a proseguire. Io vi do questo modello base e poi modellatelo e modificatelo come più vi piace. Andiamo a fare ora per altri 4 giri 72 maglie però lavorate con questo altro colore. Andiamo a sostituire il filato con quello giallo e andiamo a fare ogni 10 maglie una diminuzione, saranno 66 maglie. Lavoriamo altri 2 giri 66 maglie basse. Ogni 9 maglie facciamo una diminuzione, saranno 60 maglie basse. Sostituiamo il filato con il filato beige e andiamo a fare un giro di 60 maglie con questo filato. Ogni 8 maglie andiamo a fare una diminuzione, in totale saranno 54 maglie basse. Facciamo un altro giro di 54 maglie basse. Prendiamo il filato celeste e andiamo a fare un giro di 54 maglie con il filato celeste. Ogni 7 maglie facciamo una diminuzione e saranno 48 maglie basse. Facciamo un altro giro di 48 maglie basse. Andiamo a sostituire il filato con quello bianco e andiamo a fare ogni 6 maglie una diminuzione e saranno 42 maglie basse. Facciamo un altro giro di 42 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo una diminuzione e saranno 36 maglie basse. Prendiamo il filato giallo e facciamo un altro giro di 36 maglie. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Ora andiamo a sostituire il filato con il filato beige e andiamo a fare 30 maglie basse però lavorate in costa dietro, le prendete in questo modo e andiamo a fare il giro di 30 maglie lavorate così. Lavoriamo le 30 maglie per altri 3 giri con questo filato e poi stacchiamo il filo. Stacchiamo il filo, andiamo a riempire bene con l'ovatta sintetica e poi andiamo a fare il tappo per chiudere la base dopo aver riempito bene. Per realizzare il tappo per chiudere la mongolfiera andiamo a fare un anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie basse. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Riempiamo bene con l'ovatta sintetica e poi andremo a cucire un pochino all'interno così, in questo modo. Per il cestino abbiamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e dobbiamo lavorare in questo modo. Andiamo a fare nella prima maglia qui andiamo a lavorare 3 maglie nella stessa maglia, 1 2 e 3.
poi facciamo una maglia bassa e ripetiamo di nuovo 3 nella stessa maglia, 1 2 e 3. Lavoriamo una maglia bassa nella prossima e 3 nella prossima, 1 2 e 3, una maglia bassa nella prossima e 3 maglie, 1 2 e 3, e poi lavoriamo una maglia bassa, una maglia bassa qui e chiudiamo questo giro. Ora nei 4 angoli dove abbiamo fatto gli aumenti andiamo a fare di nuovo 3 maglie nella stessa maglia e proseguiamo così fino alla larghezza che volete dare. Vi dirò i giri che ho fatto. Nel secondo giro andiamo a fare i 3 aumenti sempre nei 4 angoli e in mezzo qui saranno poi 3 maglie. Nel prossimo giro andiamo a lavorare sempre gli aumenti nei 4 angoli e saranno poi in mezzo 5 maglie. Nel prossimo giro ancora saranno poi 7 maglie tra gli aumenti dei 4 angoli. Andiamo a fare per l'ultima volta gli aumenti nei 4 angoli e poi tra un aumento e l'altro saranno 9 maglie. Possiamo poi lavorare in costa tutte le maglie. In totale saranno 48 maglie, le andiamo a lavorare in costa dietro. Comunque sotto nelle informazioni vi metterò lo schema di come realizzare questa parte se non avete capito bene oppure non vi è chiaro. Vi metto lo schema sotto e quindi andate a lavorare tutto a maglie basse con gli aumenti come sono nello schema. Andiamo a lavorare le 48 maglie per altri 10 giri. Ora andiamo a sostituire il filato con quello giallo o con quello che volete e andiamo a fare un giro di 48 maglie però lavorate in costa davanti. Questa volta andiamo in questo punto qui, andiamo a lavorare le nostre 48 maglie in questo modo, poi andremo a piegare questa parte superiore in modo da far venire la piega al cestino. Questo è facoltativo, potete farlo come più vi piace. Andiamo a piegare leggermente la parte superiore del cestino. Volendo questo cestino, se proprio non riuscite a farlo quadrato, lo potete fare anche tondo. Andate a fare un anello magico fino ad arrivare a 48 maglie e poi lavorate le 48 maglie come ho fatto per questo per 10 giri e poi andate a fare un altro giro in costa davanti con un altro colore e questo sarà il cestino. Dopo aver riempito bene possiamo andare a decorare come più ci piace il nostro palloncino. Possiamo fare delle X, possiamo fare dei disegnini che ci piacciono e andiamo a decorare così tutto in giro. Andate a distribuire bene, oppure possiamo andare a scrivere il nome del bimbo o della bimba, possiamo fare ciò che più ci piace. Quindi andiamo a decorare in base alla nostra fantasia. Volendo possiamo anche aggiungere dei cuoricini. Andiamo a fare in questo modo, andiamo a fare 2 maglie alte nell'anello magico, poi facciamo 2 mezze maglie, una maglia bassa e andiamo a fare di nuovo una maglia alta. Stringiamo leggermente l'anellino e sempre nella maglia nell'anello andiamo a fare la nostra maglia alta e poi facciamo una maglia bassa, 2 mezze maglie e 2 maglie alte. Possiamo stringere l'anellino e questo sarà il cuoricino che possiamo andare ad aggiungere qui al cestino oppure lateralmente sul palloncino come vi piace.
Con ago e filo andiamo a bloccare questi fili del cestino in modo da terminarlo e bloccarlo. Prendiamo la misura della circonferenza della mongolfiera, dobbiamo andare poi a decorare un po', lasciandola un po' più lenta, diciamo così, e quindi dopo aver fatto la vostra misura andate poi a lavorare delle mezze maglie nella catenella e poi andremo a fare la sequenza per decorare. Fatte le nostre mezze maglie, andiamo ora a fare questa sequenza. Lavoriamo 6 catenelle, 2, 3, 4, 5 e 6. Entriamo nella prossima maglia, facciamo una maglia bassa, bassissima. Andiamo nella prossima, facciamo una maglia bassissima e lavoriamo di nuovo 6 catenelle. Proseguiamo così. Lavoriamo 6 catenelle, 2, 3, 4, 5 e 6. Entriamo nella prossima maglia, facciamo una maglia bassissima, facciamo un'altra maglia bassissima nella prossima maglia, di nuovo 6 catenelle. Proseguiamo così per tutto il giro fino a terminare. Andiamo a fermare in questo modo, possiamo andare a fermare solo negli angoli qui, oppure potete andare a cucire come preferite, e andiamo poi a chiudere la parte di sotto cucendola in questo modo qui all'interno. E per quanto riguarda le corde possiamo realizzarle sia che appendendola si possono stendere, quindi facendo semplicemente delle catenelle che vanno dal cestino fino ad arrivare a questo punto qui della decorazione, oppure possiamo prendere degli spiedini in questo modo e andare a rivestire col filo, semplicemente passando il filo intorno, e lo andiamo ad avvolgere fino a riempirlo tutto, e possiamo metterne 4 ai 4 angoli e poi andare a bloccare sempre qui con un po' di colla a caldo dopo averli rivestiti tutti. Se volete che la vostra mongolfiera si tenga su da sola, così andate ad invilsare con lo stecchino nell'angolo qui e andate poi a bloccare anche all'interno del cestino. Lo spiedino lo potete anche andare a rivestire semplicemente in questo modo, utilizzando il filo andate ad avvolgere fino a riempire tutta la parte, quindi andate ad avvolgere così, riempendola bene ogni parte, e poi andate ad incollare la parte finale e andate ad incollare anche all'interno del cestino e all'interno del palloncino. Andate ad inserire prima un po' di colla e poi lo andate ad inserire nel palloncino. In questo modo potrà reggersi da solo. Se invece volete che si regga quando lo andate a sollevare, potete fare semplicemente delle catenelle e andarle ad agganciare da questo punto fino ad arrivare al cestino. Quindi potete vedere voi la lunghezza che volete dare, potete fare 60, 80 catenelle, come più vi piace che sia alta. Fatta la vostra catenella dovete semplicemente andarla a cucire sia al cestino che naturalmente alla decorazione qui sopra. Alla fine ho fatto 30 catenelle in modo da poter poi agganciare il cestino, poi anche in base all'altezza del pupazzetto che andate a metterci dentro vi regolate voi l'altezza che volete dare alla distanza tra la mongolfiera e il palloncino, cioè tra la mongolfiera e il cestino. Andate poi a fare le vostre 4 catenelle ed andate ad inserire sopra alla mongolfiera. Dopo aver cucito al cestino le 4 corde, andiamo a cucirle qui alla mongolfiera sulla parte superiore, lì dove abbiamo messo il nostro nastrino, e poi andiamo successivamente a cucire il nastrino. Io l'ho fermato prima per gli spilli, andiamo poi a cucire il nastrino, e qui lì dove abbiamo messo lo spillo andiamo ad applicare il cuoricino o qualsiasi decorazione. Potete fare anche un fiocco con un semplice nastrino, potete decorarlo come più vi piace, un fiorellino, ciò che più vi piace. Andate a decorare qui sopra, e dopo aver cucito i lati possiamo andare a cucire anche la balza di sopra e mettiamo poi i cuoricini o i fiocchetti, le decorazioni che vogliamo mettere.
anche il colore del filato oppure la posizione di come volete andare a distribuire i colori, potete farlo sia verticalmente che un unico colore e poi andarlo a decorare, oppure potete fare ogni 6 maglie cambiate il filato e quindi lo fate tipo scacchi, come preferite. Potete realizzarlo in qualsiasi modo, basterà seguire lo schema e poi andare a cambiare il colore quando vi occorre e in modo in cui vi occorre. Ed eccola terminata. Questa è la mia versione della mongolfiera. Potete aggiungere anche un gancio sopra semplicemente con una catenella e potete andare a penderla. All'interno potete mettere sia l'orsetto che ho realizzato, potete mettere anche l'elefantino che ho realizzato, oppure qualsiasi altro pupazzetto che vi piace, di cui ho fatto già il video tutorial. Andate a guardare e così andate poi ad aggiungere ciò che più vi piace. Potete mettere anche un pulcino, quello che più desiderate. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito. Vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e vi aspetto alla prossima. Lavoriamo che ci consoliamo. Ciao, un bacio! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto. Grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.